Nel corso del suo lungo regno, Ramesse II scrisse la storia dell'antico Egitto, ma anche da morto continuò a stupire. Prese l'aereo e volò a Parigi, con tanto di passaporto rilasciato per l'occasione. Circa nel 1213 a.C., Ramesse II, dopo un regno durato quasi 70 anni, chiuse gli occhi per sempre. Da allora, la sua mummia attraversò indenne i millenni della storia, fino a quando, negli anni 70, gli egittologi del Museo Egizio del Cairo notarono uno spaventoso deterioramento nella mummia del faraone. Ramesse II, che riposava da quasi 3200 anni, era infatti esposto all'epoca all'interno di una bacheca di vetro non sigillata. Le infiltrazioni di aria, umidità e funghi minacciavano il sonno ultraterreno del re d'Egitto. Su pressione degli egittologi, il presidente egiziano e quello francese permisero alla mummia di lasciare la Valle del Nilo, con destinazione Parigi, dove sarebbe stata curata da un'equipe mondiale di esperti. Tuttavia, la legge francese obbligava chiunque fosse entrato sul suolo nazionale ad esibire un documento di identità, vivo o morto che fosse, ed anche la mummia del re d'Egitto non avrebbe fatto eccezione. Per questo motivo fu creato ad hoc un passaporto per il faraone. Ramesse II diveniva così l'uomo più antico ad aver mai posseduto un documento di identità, un altro record di questo grande faraone. Nel 1976 il faraone lasciò il suo amato Egitto a bordo di un cacciamilitare ed atterrò a Parigi, dove fu accolto con gli onori di un capo di Stato, con tanto di inno nazionale e picchetto di corazzieri in alta uniforme. La mummia fu dunque trasferita al Musée de l'Homme, dove per 8 mesi 110 specialisti si presero cura del grande Ramesse. Questa si rivelò inoltre un'occasione unica per analizzare da vicino il re d'Egitto. Si venne così a sapere che il faraone in vita era alto 1,72 m, un'altezza vertiginosa per l'epoca, e che inoltre aveva i capelli castani, con ciocche rosse tinte probabilmente con l'ennè. Inoltre si scoprì che era morto ultra ottantenne e che soffriva di parodontite e di gravissime forme di arteriosclerosi. Un ritratto molto più umano del leggendario faraone. Finalmente, dopo mesi di analisi, fu individuato il responsabile del deterioramento della mummia. Era un fungo che fu debellato ricorrendo ai raggi gamma. Il faraone poté così continuare il suo viaggio verso l'immortalità.